Le ultimissime notizie in vista di Inter Verona e alcuni aggiornamenti importanti di calciomercato Inter nel nostro format, uno dei più richiesti in cui vado a condensare in pochi minuti le principali notizie del momento in casa Inter, aggiungendo però anche una spruzzatina di considerazioni personali su alcuni temi in particolare. Ben ritrovati e ben ritrovati allora amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti subito. Allora, partiamo con il benvenuto necessario. Diamo il benvenuto a Tayon Buchanan che mentre sto registrando è stato da poco annunciato ufficialmente come nuovo rinforzo dell'Inter, il primo rinforzo ufficiale del mercato di gennaio nerazzurro, il primo canadese della storia dell'Inter, vestirà il numero 17, ma per vederlo in campo servirà qualche altro giorno, un pochino di pazienza, perché prima dovrà fare il ritorno a Bruxelles per alcune pratiche e poi sarà a disposizione. Salta quindi Inter Verona, questa sfida all'ora di pranzo di questo sabato 6 gennaio, che è una sfida molto particolare secondo me. Sulla carta dovrebbe essere una gara agevole, si gioca a San Siro contro una squadra, il Verona quart'ultima in classifica, riagganciata anche dal Cagliari con Salernitana ed Empoli che si sono anche riavvicinate, ed è un Verona che sta attraversando anche un momento molto delicato con delle turbolenze a livello societario e soprattutto la sensazione profonda che in questo mercato di gennaio la rosa verrà probabilmente rivoluzionata con praticamente tutti i migliori giocatori che sono di fatto in vendita. Yen è già partito all'Atalanta, Terracciano potrebbe andare al Milan nelle prossime ore, Faraoni è un altro giocatore che può andare, così come Ngong, l'attaccante esterno classe 2000, che è un po' il giocatore in vetrina in questo momento, quello con più talento. È una situazione non semplice che tra l'altro anche ad inizio stagione un pochino si era verificata negli ultimi giorni del mercato e aveva complicato molto le cose dopo che il Verona in realtà era partito bene tra campionato e Coppa Italia, poi varie turbolenze, vari problemi e i risultati negativi sono incominciati ad arrivare. Però attenzione a questa trappola, perché contro il Verona l'Inter è praticamente obbligata a vincere anche per ripartire dopo il pareggio contro il Genoa, e questo è un momento molto importante del calendario dell'Inter per fare punti in vista del periodo intenso che ci aspetterà più avanti. Il Verona ha quindi secondo me tanti giocatori che magari vorranno anche mettersi in mostra a San Siro, e dopo il cambio modulo che hanno fatto dal 3-5-2 al 4-2-3-1 qualche miglioramento secondo me nelle ultime partite si è visto. È arrivata anche una vittoria sul Cagliari, con il Cagliari che era rimasto in 10 sono successe un po' di cose, comunque un trionfo importante. Aspettiamoci una partita tosta perché il Verona non è una squadra da grande possesso palla, anzi è però prima in Serie A per duelli aerei vinti, e ricordate che l'ultima partita contro il Genoa, che invece era terzo per duelli aerei vinti, abbiamo visto come siamo andati in difficoltà soprattutto sui calci piazzati, quindi attenzione. Nelle ultime gare che ho visto del Verona partono con questo 4-2-3-1 ma giocano molto bassi con tanta densità soprattutto nella parte centrale del campo, quindi sarà fondamentale poi il lavoro degli esterni con precisione, anche nell'andare a cambiare campo con rapidità per cercare di allargare le maglie del loro centrocampo e della loro difesa. C'è quindi da capire bene, secondo me molto si giocherà su chi scendrà in campo sugli esterni e soprattutto in attacco, e davanti a Sommer intanto torna Benjamin Pavard, torna titolare, sono curioso di rivederlo bene al rientro dell'infortunio, è un giocatore molto importante per questa Inter per l'investimento che è stato fatto, quindi ci aspettiamo che riprenda sulla falsariga di quello che aveva fatto vedere prima dell'infortunio. Acerbi e Bastoni andranno a completare la difesa, Darmian a destra al momento è in vantaggio su Dumfries che sta bene ma parte in questo momento dietro Darmian per questa gara qui. Io sinceramente se Dumfries sta bene al 100% ed è completamente recuperato farei rifiatare Darmian in questa gara e metterei Dumfries per avere anche un atteggiamento un po' più offensivo. Barella, Cianoglu e Mkhitaryan poi sono le scelte base del momento, e so già qui qualcuno cavalcherà l'onda del caso Frattesi, l'abbiamo già visto in queste ore, ma vedremo. A sinistra anche Di Marco è recuperato, ma penso che Inzaghi ci andrà cauto secondo me con lui dal punto di vista fisico, e quindi dovrebbe esserci di nuovo Carlos Augusto a sinistra. In attacco invece Thuram è praticamente certo del posto. Lautaro Martinez, un po' a differenza di Di Marco, scalpita veramente tanto dopo il rientro dall'infortunio. Solitamente Inzaghi non mette subito in campo un giocatore appena rientrato dall'infortunio, l'abbiamo visto spesso, però ecco Lautaro Martinez spinge davvero tanto e
rispetto ad Arnautovic per caratteristiche, con Arnautovic questa partita potrebbe diventare più un qualcosa, diciamo, più una gara da sportellate con i loro difensori che sono forti fisicamente, mentre Lautaro Martinez renderebbe quindi l'attacco un po' più imprevedibile. Detto che anche Arnautovic l'ho visto in crescita e lo abbiamo commentato spesso in questi giorni. Fatemi sapere voi nei commenti chi schierereste dunque, che sensazioni avete per questa partita, per questo Inter Verona. Nel frattempo, però, parliamo anche di mercato perché, detto di Buchanan in apertura, sta purtroppo prendendo corpo uno scenario che su Passione Inter in realtà vi raccontiamo già da diverso tempo e riguarda Thiago Giallo, questo difensore in scadenza di contratto con il Lille al termine della stagione. L'Inter è vero che si è portata molto avanti, ve l'abbiamo detto spesso, ma per averlo a parametro zero, appunto, alla fine di questa stagione. Come vi ho sempre detto, però, la Juventus è sempre stata molto interessata, soprattutto il direttore sportivo ehm, Cristiano Giuntoli, e sta cercando in questo momento di anticipare i tempi e di prenderlo a gennaio, e sembra proprio che stiano piazzando un probabile sorpasso sull'Inter, circa 3 milioni di euro più dei bonus per ingaggiare subito questo calciatore, anche se da quello che mi risulta prima devono piazzare almeno una cessione per poter liberare spazio e non è così immediata la cosa. Il rischio però, ecco, di vedersi bruciare su Gialò c'è, per me sarebbe davvero un peccato perché classe 2000 ha un potenziale da difensore moderno con delle caratteristiche molto interessanti da prendere a zero o comunque delle cifre molto contenute. È un'opportunità anche se in questo momento deve ancora recuperare da un bruttissimo infortunio e diventerà utile quindi per la prossima stagione, non nell'immediato. Allo stesso tempo però, ne parlavamo una decina di giorni fa con il nostro Simone, con Bisak in crescita, Pavard che è il tuo titolare per quello che ci hai investito sopra, Darmian a cui hai rinnovato il contratto, ci sono Bastoni, ci sono De Vrij e Acerbi che hanno ancora un altro anno di contratto. Ecco, l'Inter in realtà potrebbe non essere così disperata, nel perdere Thiago Gialò, e potrebbe esserci dietro magari anche questa crescita di Bissac che ha convinto a non metterci subito una fiche, non spendere subito per questo giocatore e rischiare appunto di perderlo. Detto che, ripeto, dal mio punto di vista sarebbe comunque un peccato. La Gazzetta dello Sport racconta tra le righe che non è da escludere che l'Inter possa provare a pareggiare l'offerta della Juve in queste ore per prenderlo subito e poi parcheggiarlo in prestito in un'altra società fino al termine della stagione. Lo vedo sinceramente uno scenario difficile e è un po' tutto in mano al giocatore, quindi, che nel caso dovrebbe quindi far valere la propria parola che aveva dato all'Inter e aspettare fino al termine della stagione. Vedremo. Nel frattempo, in queste ore c'è stato un colpo di scena attorno a Lucien Agoumé, centrocampista di proprietà dell'Inter, in uscita dall'Inter, e sembrava praticamente tutto fatto col Siviglia. Poi si era mosso forte il Marsiglia, dove gioca Correa, tra le altre cose, e in Francia addirittura avevano dato l'affare per concluso, quindi trasferimento al Marsiglia praticamente fatto. Invece sembra che sia stato lo stesso giocatore a far tramontare un po' la trattativa, comunque l'affare poi è saltato, si è riaperta ed è andata fino in fondo a questo punto l'operazione con il Siviglia, prestito con diritto di riscatto con l'Inter che dovrebbe mantenere la possibilità di ricomprare il cartellino di Lucien Agoumé dal Siviglia, e quindi un primo esubero in questo mercato di gennaio viene di fatto piazzato in queste ore. L'altro esubero da tener d'occhio è sempre Stefano Sensi, sul quale si è registrato qualcosina col Monza. Sky nelle scorse ore ha parlato di un tentativo col Sassuolo per riaverlo. Al momento, da quello che risulta a me, in realtà è tutto molto freddo, siamo ancora alle voci, vedremo magari nelle prossime ore. Comunque, considerando che sia Sensi che Agoumé erano fuori dalle liste Champions e hanno avuto fin qui pochissimo spazio, dubito comunque che l'Inter possa farli uscire e investire in entrata su un altro centrocampista per sostituirli, visto che comunque lì in mezzo rimangono 6 giocatori a disposizione di Inzaghi, e visto che il colpo per il centrocampo poi è stato prenotato per la prossima estate ed è Piotr Zielinski in scadenza col Napoli, di cui parleremo a parte con maggiori dettagli e le cifre di questo affare. A proposito di cifre, andiamo in chiusura. In queste ore stanno arrivando anche ulteriori conferme su quello che vi dicevamo la scorsa settimana attorno a Mehdi Taremi, attaccante esperto in scadenza di contratto con il Porto, ovvero l'Inter lo vuole, lo vorrebbe a parametro zero per la prossima stagione, però
a quanto pare, e arrivano sempre più conferme in questo senso, il giocatore sta chiedendo un ingaggio molto elevato, con delle cifre molto alte, che senza più il vantaggio del decreto crescita rischia di complicare chiaramente l'affare in ottica Inter, che dovrebbe sborsare un ingaggio lordo molto alto per un giocatore non più giovanissimo. Ecco, un po' delle dinamiche non simili, comunque un discorso diverso, ma a proposito di cifre, ci si ricollega anche a Dumfries, di cui di nuovo oggi parlano i quotidiani. C'è chi dice che abbia chiesto addirittura 5 milioni di euro più bonus a livello di ingaggio per rinnovare il proprio contratto che è in scadenza nel 2025. L'Inter ritiene troppo alta questa cifra e quindi a questo punto appare molto probabile poter immaginare una cessione in estate, soprattutto se da qui in avanti dovesse ingranare proprio Buchanan su quella fascia. Non a gennaio, sia perché al momento non si vedono all'orizzonte offerte rilevanti, ma anche perché comunque è un giocatore importante per Inzaghi e non si vuole toccare la formazione titolare in questo momento, però è una pista sicuramente per l'estate da tener d'occhio. Questi sono gli aggiornamenti più importanti del momento per chi si fosse perso qualcosa in queste ore in casa Inter. In diretta alle 19:30 avremo altro da approfondire, avremo modo di parlare anche di altri temi, quindi vi aspetto in diretta alle 19:30, ricordandovi che nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club le notizie arrivano prima, ci confrontiamo tutti i giorni 24 ore su 24 e soprattutto se vi piace quello che facciamo abbonandovi al club di Passione Inter su passioneinter.club sostenete il nostro progetto, ci permettete di portarvi ogni giorno nuovi contenuti e vi diamo l'accesso ad una grande community con cui ci ritroviamo dopo ogni partita, ogni lunedì e adesso anche dopo ogni giovedì sera quando facciamo il nostro watch party in cui commentiamo insieme vecchi film, documentari, partite dell'Inter e non solo. Quindi fate un salto su passioneinter.club. Io vi lascio con un altro approfondimento da non perdere, lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.